Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi parliamo della croce celtica. La croce celtica è una stesa molto popolare, in ogni manuale di tarocchi la si trova, però appunto ha a volte alcune problematiche, ha una stesa abbastanza complessa, per cui volevo vedere con voi come appunto interpretare le varie carte, le varie posizioni in questa stesa. La croce celtica è stata creata da Arthur Edward Waite, il famoso Waite che ha creato questo mazzo di tarocchi, il Rider-Waite-Smith, che era appunto un personaggio chiave della loggia massonica inglese, The Hermetic Order of the Golden Dawn, e che creò appunto questo mazzo di tarocchi e poi cercò di dare anche una chiave di lettura del mazzo dei tarocchi secondo appunto l'esoterismo celtico. E la croce celtica appunto frutto di questo interesse per il mondo celtico di questo personaggio. La stesa originaria ha delle posizioni un po' secondo me ridondanti che creano confusione nella lettura, per cui vi proporrò soprattutto la versione di Brigitte Esselmont, credo che si pronunci così il cognome, non sono molto sicura, che è una cartomante australiana e che ha cambiato un paio di cose che poi vi mostrerò appunto come funziona. Bene, iniziamo. Bene, ho cambiato la posizione della telecamera perché è una stesa molto grande e quindi dovevo per forza cambiarla in modo da far entrare tutto nel video. Bene, adesso cerchiamo di vederla insieme basandoci su un esempio. Poniamo che c'è Cristina che vuole cambiare lavoro e vuole chiedere appunto come sarà la sua situazione lavorativa nei prossimi, mettiamo, 6 mesi e soprattutto se riuscirà a trovare un nuovo lavoro più adatto a lei. Allora, mischiamo ovviamente le carte. Adesso le mischio non tanto a lungo, io solitamente le mischio molto a lungo per istinto, però stavolta ovviamente facciamo brevemente perché tanto è un esempio così, un esempio didattico. E vediamo che la croce celtica appunto inizia con la posizione numero 1, che è praticamente la posizione in cui si trova il consultante, presente, e poi una carta che la incrocia, quindi crea fondamentalmente già una piccola croce, che è quello che attraversa il campo, la vita del consultante, possono essere delle sfide o comunque dei fattori esterni che si trova ad affrontare. Poi abbiamo la parte inconscia, i pensieri inconsci, quindi poco conosciuti anche dal consultante stesso, e invece i suoi obiettivi, quindi la parte conscia della sua mente. Poi abbiamo il passato, che si può mettere a sinistra, assolutamente, e a destra mettiamo il futuro a breve termine. Abbiamo fatto uno spettro di 6 mesi, quindi direi che questo può essere i primi 2 mesi.
Poi abbiamo una colonna dove la prima carta, e qui è il cambiamento che fa la cartomante australiana, perché solitamente indica come si pone l'atteggiamento del consultante, però secondo me è un po' ridondante rispetto a questo nucleo centrale. E quindi invece Brigitte Esselmont la interpreta come un consiglio proprio delle carte per raggiungere gli obiettivi del consultante. Poi un'altra carta che indica l'ambiente esterno, quindi se è favorevole o meno all'obiettivo del consultante, o l'ambiente comunque in generale in cui si muove il consultante. Poi le sue paure o le sue speranze, e poi finalmente il futuro di lungo periodo ehm, la risposta alla sua domanda, se troverà il lavoro adatto a lei. Dunque, quindi vediamo che c'è una piccola croce che è il nucleo presente del consultante, una croce più allargata che implica il suo atteggiamento mentale e invece la parte più temporale, dal passato al presente al futuro, che si possono appunto leggere in queste direzioni, e poi una croce diciamo ancora più allargata che fa vedere appunto altri fattori, come ad esempio i fattori esterni, il consiglio delle carte, eccetera. Vediamo innanzitutto di vedere com'è il consultante in questa situazione, e vediamo che c'è l'appeso, e l'appeso ovviamente implica che si è fermi, che non si riesce a capire in che direzione si vuole andare. Quindi si può dire che Cristina in questo momento è rappresentata dall'appeso, quindi una posizione di dubbio, di incertezza, di non azione. E qual è la sfida che deve affrontare? E c'è la morte, quindi che indica appunto una trasformazione, un cambiamento, oppure la fine di qualcosa. Evidentemente è questo cambio di lavoro è un qualcosa che anche a livello mettiamola così, karmico, è un qualcosa che è nella vita di Cristina, che comunque prima o poi dovrà fare, perché evidentemente lei è cambiata dentro e il lavoro che sta facendo non corrisponde più alle sue esigenze. Vediamo a livello inconscio, quindi lei comunque, e c'è il cavaliere di spade, che può implicare che appunto lei in realtà questa decisione l'ha già presa, che anzi anche vorrebbe proprio farla, vorrebbe veramente essere anche veloce nel cambiare lavoro, e il suo obiettivo è lo stesso fondamentalmente, che in realtà veramente vorrebbe iniziare un qualcosa di nuovo, qualcosa più in linea con le sue passioni, perché c'è il cavaliere di bastoni, quindi che implica anche appunto la vicinanza con le proprie passioni, con le proprie abilità. Il cavaliere di bastoni può anche indicare dei viaggi, dei movimenti fisici, quindi magari lei vorrebbe anche cambiare proprio città, cambiare paese, magari è stanca proprio anche del luogo in cui si trova in questo momento. Nel passato, che è quella carta a sinistra, vediamo che c'è la regina di denari. In questo caso intuitivamente mi viene da pensare che appunto rappresenti lei, Cristina, perché implica un po' se stessa, cioè nel senso che magari lei in questa posizione, in questo lavoro che sta facendo adesso, ha comunque una posizione invidiabile, molto stabile, radicata, che si è costruita nel tempo. E poi abbiamo il futuro prossimo, nei prossimi 2 mesi vediamo che c'è il 10 di spade. Beh, in questo caso può indicare che deve stare un po' attenta, perché il futuro prossimo può implicare
del dolore o comunque insomma una- un, un cambiamento doloroso, ecco, quindi probabilmente che è legato anche alla fine di qualcosa, però sempre in ambito lavorativo. Vediamo un attimo le altre carte. Innanzitutto c'è il consiglio alle carte che sta dicendo di prendersi una pausa, di prendersi una vacanza, di riflettere con calma, di non stare ad agitarsi, di non fare nulla in questo momento, che sta bene come sta. Poi vediamo l'ambiente esterno, è comunque un ambiente che la fa crescere dal punto di vista lavorativo, che comunque è proficuo, è un ambiente di lavoro produttivo, relativamente tranquillo. Le sue paure e le sue speranze, beh, che effettivamente dal punto di vista probabilmente finanziario, se lascia questo lavoro può avere dei problemi economici, nel senso che magari per seguire le sue passioni decide di prendere un lavoro che a livello economico è pagato meno bene rispetto a quello che sta svolgendo adesso. Questo perché? Perché è il 2 di denari, che quindi insomma indica dei dubbi anche a livello pratico, a livello economico. L'ultima carta che indica appunto il risultato, comunque le azioni di lungo periodo, vediamo che c'è il 5 di bastoni che può indicare che Cristina avrà delle turbolenze, magari troppe responsabilità a livello lavorativo, troppe idee da seguire, quindi la sua energia sarà più bassa, ecco, fondamentalmente. Quindi la sua situazione lavorativa, volendo guardare più in generale, come abbiamo detto dopo aver letto carta per carta, è che adesso lei sta su una posizione buona, vorrebbe cambiare lavoro, è una cosa che sente dentro molto, però a me dà l'idea che sarà anche probabilmente forzata a farlo o comunque ci saranno dei problemi al lavoro nel breve periodo che ancora spingeranno di più al cambiamento. E, invece il consiglio delle carte è appunto di non fare nulla al momento, di vedere come vanno le cose. Allora, queste carte appunto vanno lette in combinazione, per esempio si può leggere se il suo obiettivo è lo stesso del risultato di lungo periodo e di breve periodo e vediamo che ci sono effettivamente delle contraddizioni, non corrispondono, cioè lei vorrebbe muoversi e andare da qualche altra parte e questo non viene confermato né nel breve periodo né nel futuro breve periodo perché si vede proprio che anzi ha come una delusione cocente che magari si può prendere un'altra carta per chiarire meglio, nel lungo periodo anche se facesse questo spostamento comunque sarà abbastanza stressata, questo deve tenerlo in conto. Poi si può vedere la contraddizione o se sono in linea a livello conscio ed inconscio. Vediamo che in questo caso entrambe le carte indicano appunto la volontà di cambiare, di andare verso un'altra direzione. Quindi c'è sicuramente un allineamento a livello conscio ed inconscio. E poi si può vedere la parte evolutiva a livello temporale, ovvero vediamo in questo caso c'è la regina di denari che è una posizione stabile, che però appunto viene a creare una non azione, un periodo di riflessione e poi questo tipo di risultato di breve periodo. Vediamo un attimo, prendendo un'altra carta sul 10 di spade per vedere come
come può essere considerato questo 10 di spade, chiarire un attimo. Ok, dunque evidentemente il 10 di spade in questo caso io lo metterei più che altro relativo a una persona, in questo caso il re di coppe, quindi che avrà una delusione a livello sentimentale, che potrebbe appunto spingerla effettivamente a cambiare lavoro, però nel lungo periodo. E sicuramente dopo che avrà chiarito a se stessa in che direzione vuole andare, perché in questo momento sembra, cioè in questo momento, tra 6 mesi avrà ancora molti fili da gestire nella sua vita e non riuscirà veramente a decidere. Sarà ancora molto in dubbio. Per esempio, tanto è un esempio, quindi non vuol dire niente, però appunto Cristiana non è fortunata perché c'è il 5 di coppe, quindi insomma vuol dire che in 6 mesi ancora non riuscirà a chiarire la sua la direzione in cui vuole andare, quindi quello che effettivamente vuole, perché ancora starà a rimuginare su ciò che ha perso con il 10 di spade e il re di coppe. Quindi non è per i prossimi, tendenzialmente non per i prossimi 6 mesi, cioè siccome il futuro non è scritto, e soprattutto 6 mesi sono tanti mesi, io solitamente tendo a chiarire che questo risultato si ottiene se si fanno un certo tipo di azioni, ovvero non riuscirà Cristina a cambiare lavoro, a decidere, scegliere una direzione diversa, a fare questo cambiamento che in realtà nel suo obiettivo, un cambiamento anche di città che sta diciamo accarezzando con la sua immaginazione, fino a quando non guarirà questa ferita di tipo emotivo dentro di sé, perché questa ferita di tipo emotivo legata al re di coppe, che evidentemente c'è stata una rottura o un qualcosa del genere con questa persona, non verrà guarita, questo tipo di ferita interna di tipo emotivo, perché le impedisce obiettivamente di chiarire a se stessa quello che vuol fare, ha tanti conflitti interiori, ecco, ha tante idee contraddittorie dentro la sua testa. Quindi, come abbiamo detto, si può vedere anzitutto se ci sono contraddizioni a livello conscio ed inconscio, se c'è una evoluzione a livello temporale tra il passato, il presente e il futuro, se c'è una contraddizione tra l'obiettivo del consultante e i risultati a livello di futuro breve e futuro di lungo termine, e poi anche queste se sono in linea con che sono le paure e le speranze del consultante, sono in linea con l'obiettivo e con l'inconscio. Anche qui l'ambiente bisogna vedere se magari è in linea, in contraddizione con la carta numero 2, che è quella della sfida che si trova di fronte al consultante. In questo caso non le trovo tanto in contraddizione, perché evidentemente c'è un cambiamento che sta arrivando nella vita di Cristina, che però non riguarda tanto il lavoro, perché appunto il lavoro per il momento è, è sereno, c'è un ambiente di lavoro sereno, è quello in cui si muove Cristina. Quindi a questo punto, guardando tutte le carte insieme, la morte la trovo un cambiamento un po' più generale, probabilmente, che implica che è relativo a questo 10 di spade di tipo emotivo, e quindi nella parte più sentimentale
della vita del consultante. Tant'è vero che è un arcano maggiore, quindi insomma è un cambiamento profondo. Il consiglio delle carte è comunque di rimanere nella posizione del bagatto, non prendere decisioni affrettate, prendersi una vacanza, riposarsi, guarire le ferite e poi con calma decidere cosa fare, perché poi sta in definitiva a Cristina decidere come, in che direzione portare la sua vita. Bene, spero che questo video sia stato utile nel chiarire come si può interpretare questa stesa, che è una stesa comunque complessa, perché guarda vari fattori, inconscio, obiettivi, sentimenti, passato, presente, futuro. Se vi è stato utile questo video e vi è piaciuto, mettete il like, ve lo invito, e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivate la campanella per tutte le notifiche in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!